Benvenuti, anime che cercano il senso oltre l'abbaglio dei riflettori, benvenuti nel vostro rifugio emotivo, Turkey News Magazine. Ci sono giorni in cui le parole smettono di essere suoni ed entrano sotto pelle, diventano battiti condivisi, vibrazioni che attraversano lo schermo. Ci sono frasi che, pronunciate da un volto amato, cessano di sembrare aneddoti lontani e, d'un tratto, ci rimandano la nostra immagine riflessa in un vetro scuro. Oggi andremo dove la luce raramente arriva. Capiremo come una confessione lieve, quasi sussurrata, abbia scosso le fondamenta di un intero fandom, perché il tempismo è tutto e perché, inevitabilmente, ha riaperto il capitolo più delicato e mai davvero concluso quando si sussurra il nome di Dimetos Demir. Prima di iniziare questo viaggio nella parte più intima di uno dei nostri beniamini, chiediamo un gesto di appartenenza. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdere un solo battito di questa storia e, se volete sostenere un racconto che ascolta i cuori oltre le notizie, cliccate con decisione sul pulsante Unisciti. Quando Can Yaman ha descritto il rientro in una casa che non risponde, le sue parole sono cadute con il peso dei silenzi accumulati nel tempo. Non perché cercasse effetto, ma perché il nodo in gola lo sentivi prima ancora che la seconda frase prendesse forma. Si percepiva la pausa, densa di significato. Il pubblico conosce la differenza tra una posa e la verità nuda. E questa volta non era il divo del giorno stampa, sorriso pronto e risposte in serie. Era un uomo che faceva la cosa più rara per una figura pubblica, guardarsi dentro mentre noi guardavamo lui. Ha fermato il mondo per un istante e ha permesso che il brusio dell'esterno si zittisse, lasciando che l'eco del dentro prendesse parola. Immaginate il copione ovvio della vita di Khan. Set febbrili, voli all'alba, eserciti di fan internazionali, brand che bussano, shooting che finiscono a notte fonda, interviste che si allungano finché i vocaboli sfumano. Sulla carta, tutto sale, una parabola perfetta, lucida, incontrovertibile. Poi però la camera si spegne, l'applauso scema e rimane un corridoio con le scarpe esattamente dove le aveva lasciate al mattino. Nessun riso che rimbalzi dalla cucina. Nessun cappotto in più sull'appendiabiti. Il successo sa amplificare una stanza, renderla più grande, più elegante, ma non sa riempirla di calore umano. Ed è lì che il contrasto morde. Dietro le foto patinate resta un vuoto che non fa rumore, ma pesa come piombo. Quando ha ammesso che quel silenzio iniziava a farsi pesante, molti si sono sentiti visti. Non era uno scandalo acchiappatitoli, era la contraddizione più familiare della vita moderna, essere circondati da 1000 volti e sentirsi terribilmente soli. Khan ha scherzato dicendo che a volte si sente ancora 25enne, come se il corpo potesse vincere ogni orologio, come se il mondo aspettasse paziente mentre lui allinea un altro ruolo, un altro premio, un altro sigillo. Poi, più piano, ha riconosciuto ciò che gli orologi sanno fare da sempre, avanzano, inesorabili. Non è vecchiaia, è l'età in cui inizi a contare non i trofei, ma gli scaffali intatti della vita personale. È il momento in cui le domande cominciano a mostrarsi senza maschere. Cosa ho scelto? Cosa ho rimandato? Cosa ho perso perché credevo che il tempo mi appartenesse? Con Khan si percepiva l'inizio di quell'inventario tenero e doloroso. È come aprire un cassetto e scoprire di non ricordare perché lo tenevi chiuso da tanto. E il pubblico, abituato a vederlo atleta della resistenza emotiva, ha percepito un cambio d'aria, meno difese, più ascolto. Una resa? No. Un risveglio. La scoperta che le attese si allungano fino a diventare abitudini, e che le abitudini, se non le guardi, cambiano forma alla tua casa interiore. Perché questa riflessione ha colpito così a fondo i social? Perché non sembrava provino. Non era strategia di immagine, né arco narrativo ripetuto. Suonava come qualcuno che torna con la mente a una porta e nota che la luce sotto non si è mossa per troppo tempo. Il tono non era lamentela, ma presa d'atto. Non era una rivolta contro le circostanze, ma la scelta di guardarle in faccia. Questa sincerità ha sorpreso, in bene. Per un minuto la gente ha respirato in un altro modo. I commenti non sono arrivati sul filo del giudizio, ma della riconoscenza.
Abbiamo tutti provato il dolore di fare tutto giusto e scoprire che manca ancora un tassello. C'è poi quella frase scivolata fuori come una porta accostata su una stanza che pochi pensavano di rivede. Ha lasciato intendere una prontezza. Khan ha detto di riuscire a immaginare la stabilità che nasce dalla scelta di una persona, quel ritmo che trasformi la parola casa da luogo a promessa. Non era un proclama, non era definitivo. Ma aveva l'orlo delle decisioni reali, quando capisci che più avanti non è sempre più sicuro, e che le occasioni lasciate su uno scaffale non restano fresche a tempo indeterminato. Una finestra aperta abbastanza da far entrare aria nuova senza spalancare tutto. E poi, inevitabilmente, la conversazione è tornata a Dime Özdemir. Come potrebbe non farlo? È intrecciata nella tela di ciò che molti immaginano quando pensano a lui fuori scena. La loro chimica ha dato fuoco a un universo di fan. Ogni silenzio tra apparizioni pubbliche è stato sezionato come un testo sacro. Se Khan pensava a un appartamento vuoto, gli ascoltatori si chiedevano se pensasse anche a un nome che, pronunciato, vibra ancora. Stava misurando soltanto la solitudine, o misurava anche una porta che un giorno ha chiuso in silenzio e ora forse vorrebbe socchiudere di nuovo? I feed si sono divisi, chi ha letto rimpianto e chi, invece, crescita senza copertine rosa. Per molti, Khan e Dimet abitano il crocevia più crudele, la persona giusta al momento sbagliato. Due carriere che meritavano tutto e, nel processo, hanno inghiottito il quieto necessario alle relazioni. È facile dimenticare che la solitudine può nascere come postura deliberata. Khan ha sempre amato la libertà. Ha protetto la sua privacy con disciplina rara. Ha scelto la via lunga tra i ruoli, si è fidato della sua preparazione, ha custodito una cerchia stretta. Ma le scelte ci plasmano, e ciò che scegliamo finisce per scegliere noi in modi inattesi. Una vita progettata per il movimento non lascia sempre spazio ai rituali che mettono radici. Il prezzo si presenta in segni sottili. La seconda tazza mai usata, la lampada che non cambia posto perché nessun'altra mano la sposta, le battute che atterrano e svaniscono perché in salotto non c'è chi le rida 2 volte. Quando ha usato parole come stanze quiete, non parlava di muri. Parlava dell'assenza di essere atteso. Una casa non è soltanto coordinate su un'app. È il suono di un messaggio che ti fa accelerare il passo. È un maglione lasciato sulla sedia. È una conversazione che sfora mezzanotte non perché sia drammatica, ma perché nessuno dei due vuole finirla. Avrebbe potuto descrivere la solitudine con 100 immagini eclatanti, non l'ha fatto. Ha scelto i dettagli piccoli, quelli che fanno più male perché non gridano. Ha colpito anche un'altra cosa, di rado sentiamo un uomo nominare gli angoli morbidi del vuoto. La cultura spinge ancora verso la posa dell'invincibilità, la resilienza ordinata che non chiama un livido per nome finché non diventa cicatrice. Khan ha voltato le spalle a quella posa. Ha ammesso lo straniamento di sentirsi incompleto in una vita che sembra invidiabile. Non è debolezza, è un altro tipo di forza, rifiutare che l'immagine lucidata soffochi l'esperienza vera. L'ondata di rispetto che ne è seguita dimostra quanto il pubblico desideri verità che non si trasformano in spettacolo, confidenze che non chiedono applausi ma quiete. E sì, l'età conta. La metà dei 30 porta un controllo sottile. Fai l'inventario di voli e anteprime, guardi i rieli impilati. Vedi anche gli anniversari che non hai mai celebrato perché mancava un noi a cui ancorarli. Sentire Khan dire che a volte si sente abbastanza giovane da piegare il tempo, poi sentirlo riconoscere che il tempo vince comunque, è stato come osservare qualcuno cercare l'interruttore che illumini il suo futuro. Non un ultimatum, ma la promessa di smettere di fingere che il vuoto si riempirà da solo perché sei bravo e lavori duro. Mentre l'intervista girava, i fan non sono stati spietati. Sono stati gentili. Potevi scorrere per minuti senza incontrare uno schiaffo crudele. Lo hanno chiamato umano, accessibile, sorprendentemente vicino anche per chi lo segue da anni. Hanno trovato in lui non solo una star, ma uno specchio. È il punto di svolta che la fama raramente prevede, il momento in cui l'apertura approfondisce l'adorazione più di qualunque campagna lucida. Non si è rotto, si è connesso.
E quella differenza, probabilmente, modellerà ogni passo da qui. Le colonne di gossip avevano notato un cambio già prima. Meno foto agli eventi, apparizioni più brevi, più sere a casa rispetto alle notti senza fine. La confessione ha dato parole a una transizione già in corso. Un ritmo quieto alla sua musica. Lascia spazio a telefonate che si attardano, a cene cucinate, a orari che consentono l'imprevisto. Se questo è il primo passo di un nuovo capitolo, è misurato, non una trovata. È il contrario dell'ansia da prestazione, è un invito al respiro. E allora, dove si colloca Dimetos Demir in questa burrasca? Alcuni crederanno sempre che ogni sillaba punti verso di lei. Che la memoria di ciò che è stato sullo schermo sia debordata oltre la cornice e che ora lui stia tornando a qualcosa che non riusciva a dire. Altri insisteranno che non si tratti di riconciliazione, ma di resa dei conti interiore, onorare un legame senza forzarlo nel presente. Chiaro è che il suo nome è cucito nella storia di lui nelle menti di milioni. Quando Khan parla di presenza e partnership, quando accenna al matrimonio come forma che riesce a guardare senza strizzare gli occhi, la sagoma che molti immaginano include lei, inevitabilmente. Va ripetuto, una sola frase può portare 1000 echi. L'immagine di una porta che si apre di un paio di scatti è stata ricamata in innumerevoli clip da quando l'intervista è uscita. Le persone hanno preso la sua solitudine e l'hanno usata per nominare la propria. Hanno taggato amici con un cenno che non era irrisione ma gratitudine. Grazie per averlo detto. Grazie per aver reso lecito sentire la mancanza di qualcuno che non ho ancora incontrato. Forse nulla di tutto questo chiede un ritorno teatrale. Forse il punto è che Khan è pronto a disegnare una mappa che includa ambizione e compagnia, senza che una annulli l'altra. Forse riconoscere la quiete è come dare avvio alla musica. Oppure è la maturità che fa ciò che sa fare meglio. Riorganizzare in silenzio le priorità finché qualcosa di caldo trova spazio per crescere. Non ha promesso nulla se non attenzione, ai propri bisogni, ai ritmi che sostengono una vita invece di gonfiarla. E tuttavia è impossibile ignorare il romanticismo intrecciato alle speranze dei fan. Ricordano le scintille. Ricordano le risate che tra loro sembravano fluire senza sforzo. Ricordano gli sguardi che sembravano dialoghi. E se lui parla di fedi senza superficialità, di una casa che possa contenere più di un battito, non possono evitare di attaccare quel sogno alla donna il cui nome, nel cuore di tanti, si pronuncia insieme al suo. Che sia lì che stiamo andando o no, la nostalgia è parte del motivo per cui questa storia non sbiadisce. Ed ecco ciò che conta davvero. L'onestà pesa più dello spettacolo. Un uomo ci ha fatto attraversare una sera qualsiasi e l'ha resa straordinaria dicendo la verità su come ci si sente. Niente teatrini, nessuna lacrima in scena, zero cliffhanger costruiti a tavolino. Ecco perché la gente non smette di parlarne. Perché quando la folla si dirada, il set si spegne e le portiere si chiudono, restiamo tutti con la stessa domanda che lui ha finalmente pronunciato ad alta voce: c'è qualcuno a cui raccontare la giornata? E voi, amici di Turkey News Magazine, chi aspettate quando si spengono le luci? Pensate che le parole di Khan fossero un messaggio in bottiglia per qualcuno in particolare? Ditecelo nei commenti, perché la vostra voce è il cuore di questa comunità. Se avete sentito la cura con cui abbiamo toccato questo tema universale, lasciate un like e condividete. Ma soprattutto, se volete custodire con noi storie capaci di guardare l'anima senza ferirla, cliccate sul pulsante Unisciti. Il vostro sostegno è la luce che ci guida. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, dove l'emozione continua a regnare.